Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come partendo da una piccola radice di zenzero, una di quelle che si trova al supermercato per intenderci, si possono ottenere dei raccolti davvero abbondanti, proprio come questi, con dei semplicissimi trucchi, e addirittura in un vaso sul balcone. Seguite il video, ma soprattutto provate a rifare ciò che vi mostrerò, perché sono certo che quando passerete da questo a questo, sarete davvero contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi dei pezzettini di zenzero. Quello che si trova al supermercato nel reparto ortofrutta è perfetto, costa poco e dà dei risultati davvero ottimali. Essenzialmente ne esistono di due varietà, quella grande, questa, e quella piccina. La differenza si vede all'occhio. Io consiglio di utilizzare quella grande se si ha la fortuna di avere un terreno o comunque un terrazzo che vi permetta di tenere dei vasi grossi, perché per coltivarlo occorreranno davvero dei grandi spazi. Nell'ipotesi che voi non ce l'abbiate e abbiate solo la possibilità di utilizzare dei vasetti piccolini, allora io consiglio di utilizzare la varietà piccina. Questo vi permetterà anche in un vaso piccolo di poter riuscire ad ottenere dei risultati davvero incredibili. Primo trucco, fai a pezzetti la radice. Ed una volta trovato si potrà procedere con la semina vera e propria. Se però, come in questo caso, la radice è composta da più corpi, e i corpi sono facilmente distinguibili tra di loro perché generalmente hanno una forma a goccia e tra di loro sono uniti da una strozzatura, questi si potranno separare proprio per aumentarne la produzione. Separarli è davvero molto semplice, basterà procurarsi un coltello, mi raccomando prima di utilizzarlo sterilizzarlo bene, e semplicemente andare nel punto di strozzatura e tagliare con un taglio netto. E la separazione è avvenuta. E fate così per tutti gli altri corpi, quindi qui ce n'è un altro, strozzatura, si taglia, poi volendo questo si può dividere ancora in tre, però lo divideremo in due, lasceremo questo corpo e quest'altro lo separeremo. E alla fine della separazione ciò che si è ottenuto è questo, è il punto di partenza di ciò che sarà la nostra semina. Durante il taglio si creeranno delle parti vive, proprio come questa, che toccandole sono bagnate. Prima di passare allo step successivo, quindi quello della messa in dimora nel terreno, per evitare che dal terreno passino attraverso il taglio funghi, muffe o batteri alla pianta, facendola addirittura morire, occorrerà aspettare che proprio in questo punto si crei una pellicola che faccia da vera e propria barriera. E perché si crei basterà aspettare circa 48 ore, lasciando il tutto semplicemente in un punto dove sia fresco e areggiato. La natura farà tutto da sola. Trascorse 48 ore, così appariranno i tagli, quindi la parte viva che inizialmente è umida toccandola diventerà completamente asciutta e secca. Quindi da un taglio aperto e vivo come questo dovrete passare a quest'altro, ovvero un qualcosa che toccandolo sarà completamente asciutto e secco. Ed è proprio questa la barriera di cui parlavo prima. Preparazione del terreno. Questa è una pianta che ama molto essere bagnata, però teme i ristagni d'acqua. Quindi quando preparerete il terreno nel quale farla crescere, create questo mix composto da terriccio universale, sabbia e argilla espansa. La sabbia non dovrà essere, mi raccomando, quella di mare, perché quella contiene il sale e potrebbe danneggiare le radici. Il terreno dovrà essere del terriccio universale di buona qualità e drenante. E poi l'argilla espansa, se ce la fate, trovatela con delle dimensioni che variano tra il mezzo centimetro e il centimetro massimo, perché sono davvero quelle ideali per poter creare il mix. E si compone miscelandola con queste quantità, quindi un 60% di terra e il restante diviso in parti uguali, ovvero un 20% di sabbia di fiume e un 20% di argilla espansa. Durante la preparazione del mix è possibile aggiungere già del concime. Se voleste, c'è un trucco che vi permetterà di concimare sì il terreno, ma praticamente a costo zero ed ottenendo dei risultati davvero ottimali, ovvero quello di utilizzare il caffè che vi rimane quando voi lo utilizzate, addirittura quello delle cialde. Infatti basterà, se vi fate il caffè la mattina, aprirlo, perché all'interno delle cialde molti non lo sanno, ma c'è il caffè vero, che è assolutamente perfetto, guardate. Quindi basterà semplicemente aprirlo e all'interno c'è questa polverina nera che è considerata in agricoltura vero e proprio oro nero. Quindi basterà prenderne qualche cucchiaio e andarlo a versare sulla superficie del vaso che deciderete di utilizzare per ottenere dei raccolti davvero molto più abbondanti. Questa è un'operazione che a voi non costerà praticamente nulla, vi porterà via qualche minuto di tempo, ma vi assicuro che i risultati meriteranno ciò che farete.
Semine in vaso con la varietà più grande. Creatasi la pellicola, si potrà procedere con la semina vera e propria, quindi metterlo nel terreno. Quindi o in terra piena o, come in questo caso, in un vaso. Considerate che più grande sarà il vaso, più terra ci starà all'interno e maggiore sarà il raccolto. Io in questo caso ho trovato un vaso che ha 60 cm di dimensioni per 30. Quindi sarà perfetto per ciò che dovremo andare a seminare, perché noi abbiamo 4 pezzi di radice e tra di loro dovranno avere una distanza minima di 10 cm. Quindi semplicemente inizialmente andiamo a posizionarli per capire se effettivamente tra di loro la distanza minima sarà di 10 cm. Ed effettivamente ci sono tutti gli spazi per poter procedere. A questo punto, per procedere, basterà prendere le radici e semplicemente, anche con le mani, interrare, creare un foro di circa 4 o 5 cm, mettere di piatto la radice, quindi non andrà messa così che è di taglio, ma di piatto, semplicemente appoggiandola e coprendola, in modo che circa 4 o 5 cm coprano la radice, e fate così per tutte le altre radici. L'operazione è davvero molto semplice e veloce, e a questo punto la messa in dimora è ultimata. Prendere un vaporizzatore o comunque un annaffiatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. Fate in modo che il terreno sia davvero zuppo per la prima settimana e posizionate sempre per la prima settimana in un punto dove prenda molta luce, però mi raccomando non i raggi del sole diretti, dopodiché invece potrà essere esposta anche ai raggi del sole senza problemi. Secondo trucco, nell'ipotesi che lo zenzero che abbiate a disposizione o che comunque avete scelto non abbia già i germogli, occorrerà, prima che questi spuntino, aspettare davvero tanti giorni. Esiste un trucco che vi permetterà di accelerarli e più che dimezzarli, ci metterete veramente pochi giorni per iniziare a vederli spuntare. E il trucco consiste semplicemente nel prendere un contenitore possibilmente trasparente, e non è importante che sia in vetro o in plastica, la cosa importante invece è che si possa aprire e chiudere ermeticamente. Dopodiché un tovagliolino, mi raccomando non in carta ma in stoffa, più o meno 40 cm per 20, e fare in questa maniera, andare a posizionare all'interno il tovagliolino. Dopodiché scegliere lo zenzero che vorremmo trattare, in questo caso, dato che il contenitore è piccolo, userò le radici piccoline e le andrò a posizionare così. Basterà coprirle in modo che tutta la parte delle radici sia all'interno del tovagliolino, poi vaporizzatore, bagnare il tutto in modo che sia soltanto leggermente umido il tovagliolino, non zuppo, se no poi all'interno ci sarebbe il pericolo che si creino delle muffe. Dopodiché chiudere, posizionare lui in un punto dove prenda molta luce, ma non i raggi del sole diretti, perché se troppo forti potrebbero fare innalzare le temperature e quindi letteralmente cuocere tutto ciò che c'è all'interno, compromettendo decisamente il lavoro fatto. E in queste immagini vi mostro i risultati utilizzando questa tecnica su un rizoma che ho iniziato a trattare circa 20 giorni fa. Sono assolutamente perfetti, guardate i germogli quanto siano già cresciuti, sono circa 7-8 cm e vi assicuro che per ottenere questi risultati mettendo direttamente il rizoma nel terreno occorrerebbe aspettare almeno 2 mesi. Risultati della semina. Provo a mostrarveli nella fase di crescita, quindi questo è un germoglio che ha circa 3 giorni di vita ed è alto più o meno 4 cm. Questo è invece un germoglio che è nato 3 giorni prima rispetto all'altro ed è alto più o meno 6 cm. Man mano che la pianta crescerà, aumenterà come dimensioni e diventerà sempre più alta. Adesso è circa 60 cm. Provo a mostrarvi dove si sviluppino le radici, quindi semplicemente, adesso non è ancora il momento di raccogliere nulla, però guardate, qui c'è la parte vecchia che abbiamo seminato e qui invece c'è quella nuova. La si distingue chiaramente da un colore molto più chiaro rispetto all'altra, quindi un colore marroncino scuro e un colore invece tendente quasi al giallo-verde. Quindi il nuovo raccolto sarà proprio questo. E se andiamo a guardare, ci sono tanti piccoli germogli che stanno spuntando, che cresceranno anch'essi e diventeranno anche loro nuovi rizomi da raccogliere. Però ripeto, questa operazione voi non la fate, io l'ho fatta solo per mostrarvi come si sviluppi poi la radice. Raccolta. Con l'arrivo dell'autunno, quindi del freddo, la pianta terminerà il suo ciclo vegetativo e le foglie passeranno da un verde intenso a un colore paglierino, proprio come questo, quindi si potrà eseguire la raccolta. E farlo è davvero molto semplice, basterà andare alla base e tirar via, in questo modo. Ecco qua.
Guardate un po' che cosa si sia formato all'interno del terreno. Non resterà altro che tirar fuori tutto ciò che c'è all'interno del terreno e ripetete la stessa operazione per tutte le radici che avete a disposizione. Questa pianta è ricca di sali minerali e vitamine e il suo consumo in polvere, in tisana o comunque mangiandola direttamente così viene utilizzata addirittura per curarsi. Quindi io vi consiglio, vista la facilità di coltivazione, di averne una in casa. Ci sarà più o meno 1 chilo di raccolto. E arrivati a questo punto non resterà altro che sciacquare bene le radici, aspettare che la parte aerea, quindi quella delle foglioline, si secchi, tagliarla e separarla dal rizoma, quindi dalle radici, dopodiché le radici una volta asciutte metterle in un luogo fresco della casa dove si manterranno davvero per parecchio tempo. Alla fine dell'operazione questo è il risultato che si è ottenuto, direi davvero spettacolare, specialmente considerando che il tutto si è ottenuto partendo da una radice comprata al supermercato, quindi con un costo praticamente pari allo zero, e mettendola all'interno di un vaso sul balcone. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto però mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete un'occhiata dategliela, perché sono quasi certo che tra tutti i video che ho caricato almeno uno che vi potrebbe piacere lo potreste trovare. Quindi detto questo un saluto e al prossimo video.